Ciao a tutti e benvenutissimi sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, diciamocelo, ha tenuto banco sui social media e sulle riviste di gossip per un bel po' di tempo. Parliamo di Burak Özçivit, Neslihan Atagul e di tutte le voci, le speculazioni e i pettegolezzi sulla presunta crisi tra loro. Ebbene sì, oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza, di andare al di là dei titoli sensazionalistici e di capire, se possibile, cosa c'è di vero in tutta questa storia. Prima di iniziare, però, un piccolo favore. Se vi piacciono i contenuti di questo tipo, se siete appassionati di gossip, di serie TV turche, o semplicemente curiosi di scoprire cosa succede nel mondo dello spettacolo, vi invito a iscrivervi al mio canale. Attivate anche la campanella, così sarete sempre aggiornati sui nuovi video e non vi perderete nulla. Prometto, cercherò di rendervi sempre compagnia con argomenti interessanti e spunti di riflessione. Ok, ora, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nel cuore della questione. Burak e Neslihan. Due nomi che, se siete amanti delle serie TV turche, vi suoneranno sicuramente familiari. Lui, il fascinoso Kemal di Kara Sevda, Endless Love, lei, la talentuosa Nihan Sempre di Kara Sevda. Due attori amatissimi, seguitissimi e, soprattutto, una coppia che ha fatto sognare milioni di persone. La loro storia d'amore, nata proprio sul set di Kara Sevda, ha fatto breccia nei cuori di tutti. Un amore vero, sincero, che sembrava uscito da una favola. Un amore coronato da un bellissimo matrimonio e dalla nascita del loro adorabile figlio, Karan. Insomma, la coppia perfetta, il sogno di ogni fan. E poi, improvvisamente, le voci, le indiscrezioni, i pettegolezzi, crisi, separazione, divorzio. Parole pesanti che hanno iniziato a circolare con insistenza sui social media e sulle riviste di gossip. Ma cosa c'è di vero? Da dove sono nate queste voci? E soprattutto, come stanno realmente le cose tra Burak e Neslihan? Cerchiamo di analizzare la situazione con calma e obiettività. Innanzitutto, è importante sottolineare che, fino a questo momento, non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. Né Burak né Neslihan hanno rilasciato interviste o comunicati stampa in cui confermano o smentiscono le voci di crisi. Questo, ovviamente, lascia spazio a mille interpretazioni e speculazioni. Ma perché questo silenzio? Potrebbe essere una strategia per proteggere la loro privacy, o forse una tattica per non alimentare ulteriormente i gossip. Magari stanno cercando di risolvere le loro questioni internamente, lontano dai riflettori. Ma allora, da dove nascono queste voci? Beh, le fonti sono molteplici. Innanzitutto, i social media. Un post ambiguo, una foto senza l'altro, un like sospetto, e voilà, il gossip è servito. I fan più attenti, o forse i più maliziosi, analizzano ogni dettaglio, ogni piccolo segnale, cercando di interpretare la realtà dei fatti. Ricordiamoci, però, che i social media sono un'arma a doppio taglio. Possono connettere le persone, ma anche distorcere la realtà e creare false narrazioni. Un'immagine può essere decontestualizzata, un commento interpretato male. Dobbiamo sempre prendere con le pinze quello che vediamo online. Poi ci sono le riviste di gossip, sempre a caccia di scoop e notizie sensazionali. Spesso, queste riviste si basano su indiscrezioni anonime, su fonti vicine alla coppia o su testimoni oculari per lanciare bombe e creare scandali. Naturalmente, non sempre queste fonti sono affidabili e spesso le notizie vengono gonfiate o addirittura inventate di sana pianta. La credibilità di queste fonti è spesso dubbia, e il loro unico scopo sembra essere quello di vendere copie o generare click. È importante ricordare che il gossip è un business, e come tale, spesso la verità viene sacrificata sull'altare del sensazionalismo. Un altro elemento da considerare è la pressione mediatica. Essere una coppia famosa, costantemente sotto i riflettori, non è facile. Ogni passo, ogni gesto, ogni parola viene analizzata, commentata e spesso distorta. La privacy è un lusso che non ci si può permettere e la pressione di dover sempre apparire perfetti e felici può essere davvero schiacciante. Immaginate di essere costantemente osservati, giudicati, criticati. Di non poter fare un errore senza che venga amplificato e trasformato in uno scandalo. E una pressione enorme che può logorare anche le relazioni più solide. Inoltre, non dimentichiamoci della concorrenza. Nel mondo dello spettacolo, la competizione è spietata.
A volte, le voci di crisi vengono diffuse ad arte per danneggiare l'immagine di una coppia o per favorire la carriera di un altro attore. Insomma, il mondo del gossip è un terreno minato, dove è difficile distinguere la verità dalla finzione. Non è raro che dietro le quinte ci siano manipolazioni, strategie di marketing aggressive e rivalità personali che contribuiscono ad alimentare il gossip. Tornan. Doa Burak e Neslihan, le voci di crisi sono nate principalmente da alcune assenze sospette. Ad esempio, Neslihan non era presente ad alcuni eventi importanti a cui Burak ha partecipato da solo. Allo stesso modo, Burak non ha accompagnato Neslihan ad alcune premiazioni o eventi mondani. Queste assenze hanno fatto subito scattare l'allarme tra i fan e i media. Ma analizziamo meglio queste assenze. Potrebbero essere dovute a impegni di lavoro concomitanti, a problemi di salute, o semplicemente alla scelta di dedicare del tempo a se stessi separatamente. Essere una coppia non significa essere incollati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Anzi, a volte, avere i propri spazi e i propri interessi può rafforzare il legame di coppia. Un altro elemento che ha alimentato i pettegolezzi è la presunta stanchezza di Neslihan. L'attrice, infatti, ha subito problemi di salute che l'hanno costretta a prendersi una pausa dal lavoro. Alcuni hanno ipotizzato che questa pausa fosse dovuta a problemi personali, legati alla sua relazione con Burak. La salute di una persona è una questione privata, e speculare sulle cause dei suoi problemi è irrispettoso e inappropriato. È possibile che Neslihan avesse bisogno di riposo e di cure, indipendentemente dalla sua relazione con Burak. Tuttavia, è importante sottolineare che le assenze e la stanchezza non sono necessariamente sinonimo di crisi. Può semplicemente trattarsi di impegni di lavoro diversi, di problemi di salute passeggeri o semplicemente della necessità di prendersi un po' di tempo per se stessi. Ricordiamo che anche le star sono esseri umani, con le loro esigenze e le loro fragilità. Inoltre, è fondamentale ricordare che Burak e Neslihan sono persone come noi, con le loro fragilità, le loro difficoltà e i loro momenti di alti e bassi. Anche le coppie più belle e affiatate possono attraversare periodi difficili. L'importante è saperli affrontare insieme, con amore, rispetto e comprensione. Nessuna relazione è perfetta, e tutte le coppie affrontano sfide e ostacoli nel corso del tempo. La chiave per superare questi momenti è la comunicazione, la fiducia e la volontà di lavorare insieme per risolvere i problemi. E allora, cosa possiamo concludere da tutta questa storia? La verità è che non lo sappiamo. Non possiamo sapere con certezza se Burak e Neslihan stiano realmente attraversando un momento di crisi. Possiamo solo fare delle ipotesi, basandoci sulle informazioni che abbiamo a disposizione. Ma queste ipotesi sono solo questo, ipotesi. Senza una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, tutto il resto è speculazione. Quello che è certo è che la loro relazione è stata messa a dura prova dalla pressione mediatica e dai pettegolezzi. Spero vivamente che, qualunque sia la verità, Burak e Neslihan siano in grado di superare le difficoltà e di ritrovare la serenità e la felicità. Auguro loro, sinceramente, di trovare la forza di affrontare qualsiasi problema si presentino, e di proteggere la loro privacy e il loro amore. E voi, cosa ne pensate? Credete che ci sia della verità nelle voci di crisi? Oppure pensate che si tratti solo di pettegolezzi infondati? Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Mi interessa sentire le vostre voci, le vostre opinioni, i vostri punti di vista. Condividete con me le vostre riflessioni su questa vicenda. E con questo siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia offerto qualche spunto di riflessione. Ricapitolando brevemente, abbiamo parlato della presunta crisi tra Burak Özçivit e Neslihan Atagül, analizzando le voci, le speculazioni e i pettegolezzi che circolano sui social media e sulle riviste di gossip. Abbiamo visto come la pressione mediatica e la concorrenza possono influenzare una relazione e come sia difficile distinguere la verità dalla finzione nel mondo dello spettacolo. Abbiamo cercato di mantenere un approccio equilibrato e oggettivo, evitando di cadere nel sensazionalismo e nel giudizio affrettato. Ringrazio tutti voi per aver guardato questo video. Spero che abbiate trovato interessante l'argomento trattato e che vi siate divertiti ad ascoltarmi. La vostra compagnia è sempre un piacere, e spero di avervi intrattenuto con questo video. Ora, prima di salutarvi, vi invito a lasciare un commento qui sotto. Ditemi cosa ne pensate di tutta questa situazione. Credete che Burak e Neslihan stiano davvero attraversando un momento difficile?
Oppure pensate che si tratti solo di voci infondate? Fatemi sapere la vostra opinione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, quali sono le vostre impressioni, se avete sentito altre voci o se avete informazioni aggiuntive. E infine, l'ultima cosa, ma non meno importante, se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici e con tutti coloro che potrebbero essere interessati all'argomento. E soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Prometto di continuare a portare argomenti interessanti e spunti di riflessione. Grazie ancora a tutti per il vostro supporto e alla prossima. Un abbraccio grande. Spero di rivedervi presto sul mio canale. Non dimenticate di iscrivervi e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao a tutti!